Il 29 aprile del 1796, dopo le strepitose vittorie della campagna d'Italia e l'armistizio di Cherasco, i francesi entrarono a Cuneo senza assedio e cominciò per la città un periodo di quasi 20 anni che la trasformò profondamente, facendo diventare la piccola città militare, che era stata cuore della difesa di Savoia nel Piemonte meridionale, capoluogo di dipartimento e parte dell'impero francese. Ma come vissero i cunesi queste trasformazioni? Per rispondere ci trasferiamo alle soglie dell'estate dell'anno di grazia 1814. Napoleone è ormai in esilio all'isola d'Elba e Savoia, rimesso piede a Torino, trovano il Piemonte diviso. Da un lato vi sono coloro che ancora si illuminano all'idea di uguaglianza, riforma e progresso, dall'altro chi sospira per i giorni passati, anelando un ritorno all'ordine tradizionale. Buondì, poiché ogni tavolo pare essere già occupato e voi siete solo, oserei domandare, potrei sedermi con voi? Accomodatevi pure, la vostra presenza, almeno per ora, non mi disturba affatto. Ah, ma che vedo nei miei occhi? La coccarda napoleonica. Dunque siete tra coloro che si bevono le notizie degli invasori? E voi cosa state insinuando? Non sarete mica uno di quei sabaudi che vennero ancora nella dinastia ormai sfiatata? Ebbene sì, io ripongo fede e fiducia in Sua Maestà Vittorio Emanuele I, che egli viva 100 anni, l'unico degno di essere chiamato nostro sovrano. E chissà se questa volta, al primo fruscio di tamburo francese, non se ne tornerà in Sardegna. Almeno loro, i Savoia, non hanno stravolto il nostro territorio senza ragione. Pronto? Sì, va bene. Boh, allora ci vediamo dopo? Sì, va bene, ciao. Dicevamo, l'imperatore ha portato la luce della modernità. Le innovazioni introdotte hanno migliorato la condizione di ogni cittadino. Modernità dite? Innovazioni? Io vedo solo decadenza e rovina, guardate là le mura, un tempo fiero vanto di Cuneo, rasi al suolo. Quella che voi chiamate distruzione è in realtà una visione lungimirante. L'espansione della città, la sua apertura. Gli assedi sono memoria di un tempo passato e i bastioni un retaggio d'arretratezza. È quindi evidente che le nostre vedute sono più lontane del Po dalla Senna. Ma converrete forse che tra le innovazioni introdotte ce ne sia stata una che ha inevitabilmente giovato alla popolazione, ovvero l'esproprio dei beni ecclesiastici. E i poveri monaci, le piesuore, strappati ai loro conventi, privati di casa e vocazione. La Chiesa godeva di uno strapotere ed era necessaria una figura che ne osasse ridimensionare l'ingombro. I Savoia, se ne avessero avuto coraggio, l'avrebbero fatto già da un pezzo. Io al contrario credo che la Chiesa sia sempre stato un faro per il popolo, accurato, nutrito, sfamato. Non tutto si misura con i registri catastali. La burocrazia che si è instaurata è una sanguisuga per le classi reali. E cosa ne pensate allora dei nostri concittadini che ebbero l'onore di uniformarsi all'esercito imperiale? Paure masnà, strappati alle famiglie, spediti a combattere guerre altrui, estratti come fossero noccioli in un sacco. Ma finitela con questa fola. Combattere per l'imperatore è stato un onore. Portare lo stemma dell'aquila, simbolo di progresso. Onore? Sorte cieca piuttosto, e se tanto ci tenevate potevate offrirvi voi stesso. Vedete? Quando si giunge al nocciolo le parole si fa rare. Non mi sono offerto perché ho già un lavoro. I soldati avevano la possibilità di fare carriera e di portare denaro all'interno delle casse delle loro famiglie. La mortalità perinatale è calata e le condizioni dei bambini sono molto più agiate rispetto al passato. Sapete, mio figlio è nato grazie a Francesca, una di quelle figlie mandate a Parigi per apprendere l'arte ostetrica. E ora attribuiamo persino il miracolo della nascita a quel tiranno. Dite un po', l'avete battezzato Napoleone per caso? Ironia brillante la vostra, eh? Ma i numeri parlano chiaro, la mortalità perinatale è calata. Questo è progresso. Può essere, ma qual è il prezzo? L'istruzione di queste donne è costata ai cittadini, come l'abbattimento delle mura. Ignorate la verità. A pagare non è stato il buon popolo, ma le casse imperiali. E comunque ricordatevi, anche voi siete nati da una levatrice. Donna, non prete.
Buongiorno. Buongiorno. Scusa. Vi lascio lo spritz. Grazie. Eccoli qua. E il caffè macchiato. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Vi posso già chiedere cosa volete bere? Per me è un caffè, grazie. Normale? Normale. Normale. Per me, come lui, solo macchiato. Macchiato? Perfetto, grazie mille. Arrivo subito. Grazie a lei. Grazie. Certamente gustoso questo cioccolatino. Non è un cioccolatino qualunque, è un Gianduiotto, vanto della nostra terra. Forse l'unica cosa buona di questi anni nefasti. Paolina Bonaparte andava a ghiotta, si dice. Tanto bella quanto controversa. Quando è passata da Cuneo, l'avevamo accolta meglio del pontefice stesso. Per una sorella di un tiranno? Ma via! Sarebbe stata una grande occasione per mostrare la nostra civiltà e forse attirare pure l'attenzione dell'imperatore stesso. Mio caro, sei fatto una certa ora. Devo proprio congedarmi. Se ci fossero ancora le mura, lei non avrebbe da temere il ritorno a casa. Non replicherò, ma dovete ammettere che la nuova Cuneo è più ordinata. Ordinata forse, ma meno affascinante. Un tempo le mura proteggevano la città, ora dobbiamo discutere per difendere le idee. E meno male, una buona discussione vale molto di più di una cinta muraria. Questo lo dite voi, rivoluzionari da caffè. E voi, monarchici da salotto. Alla prossima, cittadino! Alla prossima, suddito.